Buongiorno, buongiorno cari amiche e cari amici, benvenuti in un nuovo tutorial, grazie ai nuovi iscritti, bentornati ai miei vecchi iscritti. Io sono Vera, se vi piace quello che vedete mi raccomando seguitemi, chi non si fosse ancora iscritto può attivare l'iscrizione e anche la campanella di modo da non perdere nessuno dei miei prossimi video. Oggi vi presento un punto facilissimo ma di una bellezza unica. Il davanti si presenta in questa maniera, facendo queste piccole onde, e il retro è diverso ma è altrettanto bello. Io l'ho pensato per una copertina. Primavera, mese di nascita, questa copertina è di facilissima realizzazione e vi dà un risultato stupendo. Oltretutto è molto semplice, è soltanto un andirivieni di diritti e rovesci, nulla di più. Volevo solo farvi vedere che io qui ho fatto il vivagno a doppia catenella, di cui vi lascio il link nella descrizione. Per accedere alla descrizione dovete cliccare sul titolo del video, e poi ho aggiunto come bordino 3 o 5, quello che volete voi, l'importante è che sia numero dispari, file di maglie lavorate tutte al diritto sia all'inizio che alla fine. Ho simulato una piccola copertina in questo campioncino, ma a questo punto non va bene solo per le copertine, può andare bene anche per sciarpe, stole, maglie, per fare degli inserti tipo delle tasche, dei cardigan, eccetera. È molto bello e molto scorrevole. Andiamo immediatamente al tutorial. Bene, prima di iniziare con il tutorial, visto che molto spesso me lo chiedete, vi posso dire dove ho preso questo filato. Questo filato l'ho preso in un nuovo e-commerce che ho trovato online e si chiama Filati Store. È molto bello, è della linea pura, guardate qui ho l'etichetta. È linea pura perché ha dentro la seta che le dona questa luminosità stupenda. Questo colore è il colore verde lime, se volete prenderlo uguale, perché va bene sia per i maschietti che per le femminucce. E vi dicevo, è della linea pura di Filati Store, pura perché dentro ha la seta e ha anche dentro una fibra che si chiama modal, che è ricavata dalla corteccia degli alberi, dalla cellulosa. È molto morbida ed è di una lucentezza bellissima. Trovate all'interno sempre di questa linea tantissimi altri colori, quindi io vi lascio tutto in descrizione, ricordandovi che comunque non è un video sponsorizzato, sono filati che io ho acquistato, ma ve li consiglio perché li ho provati e so che sono veramente belli. Ok, procediamo con il punto. Allora, il nostro punto consta di 4 giri, ferro 1, ferro 2, ferro 3, ferro 4 e poi si riprende da capo. Bisogna montare un numero di maglie che sia multiplo di 3, quindi 3 più 3 più 3 più 3 più aggiungere 2 punti di equilibrio alla fine e 2 punti di vivagno se volete fare il vivagno normale, oppure se lo volete fare come me 4 punti di vivagno, perché questo è il vivagno a doppia catenella, vedete? Vi lascio poi il link in descrizione. Allora, iniziamo. Primo giro, un diritto è il nostro punto di vivagno, dopodiché facciamo un diritto che è uno dei miei 2 punti di equilibrio che mi trovo all'inizio, e poi inizia la nostra sequenza formata da 2 diritti e un rovescio, 2 diritti e un rovescio, e di nuovo 2 diritti e un rovescio, 2 diritti e un rovescio. Mi avanza un punto che è il secondo punto di equilibrio da lavorare sempre al diritto, è il mio punto di vivagno al diritto. Questo era il mio primo giro. Andiamo al secondo giro o secondo ferro, punto di vivagno, dopodiché un diritto e di nuovo il mio primo punto di equilibrio da eseguire, e la ripetizione è un diritto e 2 rovesci. Vedete, è molto semplice, sono tutti diritti e rovesci. Un diritto e 2 rovesci, un diritto e 2 rovesci, 1 e 2.
Mi avanza un punto che è il punto di equilibrio, il mio secondo punto di equilibrio, lo lavorerò al diritto, dopodiché il mio vivagno a diritto. Terzo ferro, punto di vivagno al diritto, dopodiché farò un punto al diritto che è il mio primo punto di equilibrio, l'altro lo troverò al fondo del ferro e proseguo con la mia ripetizione che è questa volta 2 diritti e un rovescio, 2 diritti, 1 e 2 e un rovescio, 2 diritti, 1 e 2 e un rovescio. Ecco qua che mi avanza l'ultimo punto, perché questo è quello di bordo, lo lavoro al diritto, è il mio secondo punto di equilibrio, e il vivagno. Quarto e ultimo giro è da lavorare dal primo all'ultimo punto tutto al diritto. Quindi vedete, semplicissimo, tutto al diritto. Mi chiedete alle volte come fare a capire a che giro siete arrivati. Ve lo segnate su un taccuino oppure fate prima tutti i giri che il punto richiede e dopodiché lasciate il lavoro, così siete sicuri che quando lo riprendete dovete riniziare dal ferro numero 1. Questi erano i nostri 4 giri, semplicissimi ma bellissimi. Il lavoro si presenterà così, man mano che procedete formerà queste piccole ondine stupende per una copertina da neonato. Bene, allora vi ricordo ancora una volta che io non eseguo maglie, quindi mi spiace nei commenti dovervelo ripetere un mucchio di volte, io faccio solo punti e che non uso neanche i ferri circolari, va bene? Allora io vi saluto, vi abbraccio e ci vediamo al mio prossimo tutorial. Ciao dalla vostra Vera, ciao ciao!